Un saluto a tutti, benvenuti. Con il video di oggi andremo a vedere il funzionamento del prodotto a fila catene con avanzamento automatico. Una volta che avrete finito di fare l'assemblaggio del prodotto e nel box informazioni vi lascio il link relativo a questo video se eventualmente ve lo foste perso, procederemo ora nel collocare il nostro fila catene nella posizione corretta per fare le affilature. Per un buon funzionamento la fila catene deve essere posizionato in un angolo del tavolo. Immaginiamo che questo sia un tavolo lungo, questo ovviamente è solo un banchetto dimostrativo, e prenderemo il nostro filacatene e lo andremo a collocare nell'angolo del tavolo in questa maniera qua. Può essere un tavolo da lavoro, può essere una mensola collocata attaccata a un muro, può essere una qualunque situazione dove comunque il nostro filacatene è a sbalzo, ok, completamente a sbalzo, con questa zona qua libera dove poter far roteare la catena senza che si vada ad inceppare. Ora procederemo nel regolare la fila catena in modo maniera che potremo affilare tutte le nostre catene che abbiamo a disposizione. Ogni affilacatene ha 3 registri di lavoro: il registro di angolo che definisce l'angolo di taglio della nostra catena, il registro di passo che è questo, che stabilisce la distanza corrispondente allo stesso dente che ha la stessa inclinazione, e il registro di profondità che è qua sotto, che è concettualmente una sorta di fine corsa del gruppo motore. Quindi andiamo a collocare la catena all'interno così della nostra fila catene sulla nostra torretta di lavoro, in questo modo, con i denti ovviamente rivolti in avanti. Una volta collocati sui 30 gradi, che è la misura standard di affilatura, andremo a trovare il dente che ha la stessa corrispondente con la stessa inclinazione. Questa cosa è molto facile da individuare perché prendendo il dente che ha la stessa inclinazione e avvicinando il motore in questa maniera avremo che la molla abrasiva va a combaciare perfettamente con la nostra inclinazione. Una volta fatto questo prenderemo il registro del passo, che è questo. Con questo registro ci sposteremo in avanti oppure all'indietro in modo maniera che la molla abrasiva vada a collimare perfettamente con il nostro dente, che non vada la molla abrasiva a essere troppo avanti o troppo indietro per fare la giusta corrispondenza di affilatura. Fatto questo abbiamo un registro qua sotto infine che ci permette di fare la regolazione della profondità di affilatura in modo maniera che la molla abrasiva non vada a danneggiare la maglia della nostra catena. Così, in questo modo. Fatto questo facciamo 2 o 3 prove a vuoto per vedere che la nostra catena giri in modo fluido. E quando siamo pronti possiamo cominciare a fare la nostra filatura. Impugnate saldamente il motore, premete il pulsante di accensione ed eseguite le vostre affilature. Una volta che avrete finito di affilare tutti i denti che sono in un verso, sbloccate la torretta, roteate la stessa a meno 30 gradi, così in questo modo. Ora procederete nella fare la filatura di tutti i denti che sono rivolti da quell'altra parte. Quindi impugniamo nuovamente il nostro motore, premiamo il pulsante e procediamo alla filatura. Una volta completati anche tutti i denti che sono girati da quell'altra parte, la nostra catena è perfettamente affilata.